Ciao a tutti amici lettori, ben ritrovati sul mio canale. Oggi vi parlo di questi due libri di John Grisham, accomunati dal fatto di avere come protagonista l'avvocato Jack Brigance e di trattare tematiche razziali e di essere ambientati nella stessa zona. Il momento di uccidere, questo, è il primo romanzo scritto da John Grisham. L'ombra del sicomoro, secondo romanzo Sycamore Row, il titolo originale di cui vi parlo oggi, è stato descritto diversi anni dopo. Dal primo è stato tratto un famoso film come da molti romanzi di Grisham. Se ancora non l'avete fatto vi invito a iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per le notifiche. Il primo romanzo, Il momento di uccidere, titolo originale A Time to Kill, Un momento per uccidere, un tempo per uccidere, è del 1989 ed è il primo romanzo che è stato pubblicato di Grisham, pubblicato in Italia da Mondadori del 1992. Il romanzo è un giallo giudiziario tipico di Grisham e si svolge nello stato del Mississippi, nella contea di Fort County, come l'altro libro, intorno agli anni Ottanta. Nel 1996 ne è stato tratto un film, come dicevo prima, Al momento di uccidere. Molto bello anche il film, se vi capita guardatelo perché è fatto veramente molto bene. La trama è una bambina nera, praticamente viene violentata da due ragazzi bianchi, due balordi, che poi tentano di ucciderla. Vengono subito catturati, ma il padre della bambina, pensando che tanto in tribunale verranno assolti perché i diritti dei neri non contano niente, perché la giuria sarà probabilmente fatta tutta da bianchi, e quindi all'interno del tribunale li uccide davanti a tutti. Il romanzo, dopo queste fasi iniziali, affronta il delicato lavoro dell'avvocato Jack Brigance, che dicevo prima, che dovrà difendere il padre assassino. L'esito del processo sembra scontato, ma come in tutti i romanzi di Grisham non lo è. Il secondo libro, L'ombra del sicomoro, Sycamore Row, il titolo originale, è un romanzo di Grisham del 2013, scritto molti anni dopo. È considerato un sequel, ma in realtà non sono collegati tra loro, hanno solo la stessa ambientazione e gli stessi protagonisti, come dicevo prima. Il romanzo è un giallo giudiziario alla maniera tipica di Grisham e si svolge nella stessa zona negli anni Ottanta del XX secolo. La trama, dunque, c'è un signore, un vecchio scorbutico, Seth Hubbard, che è di Fort County, il quale dopo anni che lotta contro un cancro si impicca un albero di sicomoro, appunto come dicevo, e il suo testamento olografo giunge, per sua sorpresa, all'avvocato Jack Brigance, protagonista anche dell'altro romanzo che dicevamo. L'uomo ha misterioso escluso quasi tutti i suoi familiari dal testamento. Gli unici beneficiari sono il fratello Ensil, che è scomparso da anni, non se ne sa più niente, la chiesa locale e la sua cameriera afroamericana Letty Lang. Dopo meticolosi accertamenti risulta che il patrimonio di questo signore è notevole, mi pare che era all'incirca di 24 milioni di dollari, quasi tutti alla cameriera di colore. Eh, Ovviamente i familiari, i figli e i nipoti, eccetera, le ex mogli non sono d'accordo e decidono di impugnare il testamento. E l'avvocato, leggendo i documenti, si rende conto che scoppierà un putiferio per ottenere l'eredità dell'uomo, che è riuscito a nascondere a tutti l'ammontare del suo patrimonio, dal quale esclude tutti, familiari, figli, eccetera. E in più Seth chiede all'avvocato di rendere pubbliche le sue volontà dopo il funerale, in quanto vuole che i figli, dopo averlo ignorato per anni e aver solo approfittato delle sue ricchezze, si struggano fintamente, ipocritamente durante il funerale, per poi scoprire che non avranno niente. La sua cameriera, Letty Lang, l'erede della maggior parte dell'eredità, del 90% del patrimonio, ha rivestito un ruolo di infermiera anche negli ultimi 3 anni. Ci sarà da divertirsi quando la notizia verrà fuori, anche perché i familiari si erano anche impegnati, si erano indebitati pensando di ereditare il patrimonio del papà, del nonno.
Tra l'altro, dopo il funerale cominciano a discutere tra di loro su come fare a spartirsi la casa, come fare a cacciare la cameriera, eccetera, quando poi per scoprire che è lei l'unica erede cercheranno al contrario di arruffianarsela, di farsela amica ipocritamente, insomma. E qui viene fuori tutta l'ipocrisia dei familiari che, tra l'altro, questo vecchio scorbutico detestava perché li considerava dei parassiti, dei fannulloni. Il finale non è così scontato. Tenete presente che il sicomoro dove si è impiccato questo signore è cruciale nello svolgimento del legal thriller. Leggendolo io pensavo che alla fine sarebbe risultato che la cameriera magari era la sua amante segreta oppure addirittura sua figlia, senza neanche, magari anche lei neanche sapere di esserlo. Che questo signore avesse avuto una relazione anni prima con una signora e poi avesse scoperto che era sua figlia. Invece Grisham d'altronde è un grande autore e quindi la trama non sarà così scontata. Leggetelo perché è molto molto bello. Libri consigliatissimi entrambi, 4 stelle. Se ancora non l'avete fatto vi invito a iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per le notifiche ai prossimi video. Ciao, a presto!